Ciao a tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio. È arrivato il tanto atteso tweet presidenziale che ufficializza Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Ancora prima di cominciare l'avventura di Antonio Conte, le Cassandre hanno predetto un difficile rapporto tra i due. Questo perché parliamo di due persone con il carattere fumantino. Ma chissà se queste erano previsioni o peggio un cattivo augurio. Nel frattempo c'è chi si è divertito a fare i conti in tasca del Napoli dicendo che l'ingaggio di Conte non era sostenibile. Da un certo punto di vista sarebbe stato anche vero se le cifre fossero state quelle di cui si parlava all'inizio, ovvero più di 10 milioni l'anno, senza contare lo staff. Ebbene, Antonio Conte guadagnerà 6 milioni l'anno più bonus che gli auguro possa incassare perché vorrà dire che il Napoli avrà raggiunto gli obiettivi prefissati che consentono anche di sostenere il costo del nuovo allenatore. Oltretutto la cifra non è lontana da quella che percepiva Ancelotti, 5 milioni per fallire su tutti i fronti. Io lo dico senza problemi, non sono mai stato un fan di Antonio Conte, ma va detto che è quanto di meglio si potesse prendere tanto l'anno scorso quanto quest'anno. Inutile essere ipocriti, il Napoli non è mai stata la prima scelta di Conte e sono certo che non abbia ricevuto offerte migliori. Ecco perché non mi è piaciuta quella voce fatta circolare secondo la quale abbia quasi fatto un favore al Napoli accontentandosi di 6 milioni, 6 milioni che sono sempre più di zero con il rischio di scivolare nel dimenticatoio oltretutto. Chiedete a Luciano Spalletti la cui carriera è stata rilanciata grazie a Napoli e probabilmente grazie a Napoli si rilancia anche la carriera di Antonio Conte. Aver preso Conte a queste cifre è certamente un segnale importante del presidente perché è ovvio che avrebbe potuto ingaggiare a occhi chiusi Italiano oppure Pioli. La tentazione Gasperini c'è sicuramente stata, ma in quel caso penso abbia avuto un rifiuto. Dicevo del segnale positivo che il presidente ha dato con Conte. De Laurentiis vuole riportare il Napoli in alto, seppur sempre restando nei paletti che la gestione oculata del club impone. Nonostante il campionato vergognoso, il Napoli ha una buona base di partenza, bisogna vedere quanto si incasserà con Osimhen. Sinceramente mi preoccupa un po' la calma intorno a lui. Attenzione a non farcelo rimanere sul groppone perché il suo ingaggio non è sostenibile, ma soprattutto la prossima estate ci ritroveremo, non quella che arriva adesso ovviamente, l'altra, ci ritroveremo con il medesimo problema del contratto alla fine risoltosi poi a dicembre. Ma non è di Osimhen o Kvaratskhelia che voglio parlare in questo video che è dedicato ad Antonio Conte. Il timore di molti è il rapporto tra De Laurentiis e il tecnico salentino. Io non sono allarmato De Laurentiis quando ha fatto irruzione nello spogliatoio perché le cose stavano andando male. Se Conte porterà i risultati, state pur certi che il presidente se ne starà tranquillo in tribuna, ma sarà pur suo diritto spronare i suoi dipendenti ben pagati se non stanno rendendo. Io voglio far riflettere su una cosa. Nonostante le sfuriate di De Laurentiis, gli allenatori se ne sono andati via solo quando avevano le spalle coperte, altrimenti se ne stavano zitti e buoni. L'ha fatto Mazzarri che aveva l'accordo con l'Inter, l'ha fatto Sarri che aveva l'accordo con il Chelsea, Benitez che aveva l'accordo con il Real Madrid, lo stesso Ancelotti che ha concordato l'esonero dopo essersi coperto le spalle con l'Everton. Di Luciano Spalletti vogliamo parlare? È durato poco il suo anno sabbatico, praticamente qualche mese. Certo, non posso affermare che sapesse già che si stava liberando la panchina della nazionale, ma consentitemi di avere i miei sospetti per quanto possano essere infondati. Questo per dire che Antonio Conte e De Laurentiis avranno una pacifica e si spera proficua convivenza se non ci saranno intromissioni nel rapporto e naturalmente se il tecnico porterà i risultati per i quali è pagato. Detto questo, vale la pena ricordare che Antonio Conte è sempre riuscito a farsi cacciare quando le cose non gli andavano più bene e lo ha fatto portando a casa una buona uscita. Allora voglio approfittare per ripercorrere alcune delle sfuriate di Antonio Conte che è un po' la sua exit strategy. Sfuriate con le quali spesso scarica tutte le sue responsabilità, tutte le responsabilità di mancati risultati su squadre e società, cosa questa che non gioca a suo favore. Cominciamo dall'Arezzo, stagione 2006-2007, la prima esperienza come allenatore di Conte. Il tecnico fu esonerato, in quell'occasione attaccò Ermanno Pieroni, all'epoca consulente di mercato dell'Arezzo. Conte disse che fu un errore fidarsi di lui. La risposta di Pieroni non tardò ad arrivare, che disse una cosa del genere: gli ricordo che per primo scommesso su di lui e che deve sapersi prendere le sue responsabilità, non può addossare tutto sugli altri. Clamorose le sue parole del maggio del 2014 dopo aver vinto tre scudetti consecutivi con la Juventus.
il tecnico disse: colmare lo svantaggio in Europa non sarà facile né tra un anno, né tra due, né tra 3 anni. Non si va in un ristorante da 100 euro pensando di pagarne 10. Uno fa i record, poi esce in semifinale di Europa League e si parla di cataclisma. Poi a luglio Conte rescisse il contratto. Agli europei del 2016 l'Italia di Conte è eliminata dalla Germania ai calci di rigore. Il tecnico dice: non ho visto nessuno al mio fianco, non mi sono sentito appoggiato da nessuno. Lo ricorderete tutti, al suo primo anno a Chelsea, era il 2016, Conte vinse il campionato. L'anno seguente criticò la società per un mercato non all'altezza. Disse: con l'organico che abbiamo non sarà semplice arrivare in Champions. Fu licenziato per giusta causa nel 2019. Conte poi si rivolse al tribunale e vinse la causa. Il Chelsea fu obbligato a pagargli 11 milioni. Piuttosto bellicosa la sua esperienza all'Inter, nonostante la vittoria dello scudetto nel 2021. Tra luglio e agosto del 2020 Conte attaccò con veemenza la società colpevole di essere in ritardo sul mercato, sia in entrata ma soprattutto in uscita, perché lui voleva liberarsi di alcuni calciatori per lavorare nelle migliori condizioni possibili. Alla fine arrivò Lukaku, ma quasi a mercato concluso, e anche questo fece arrabbiare un po' con l'allenatore che lo voleva prima. Quando l'Inter perse la partita in Champions con il Borussia e poi con il Bologna in campionato, disse: dobbiamo farci tutte delle domande, non mi riesco a spiegare quello che è successo nella ripresa, non siamo ancora una grande squadra e dovremmo dimostrare di meritare l'Inter fino all'ultima partita. A marzo del 2023, dopo il pareggio del Tottenham con il Southampton, il tecnico salentino dice: sono abituati male, non giocano per qualcosa di importante, non vogliono giocare sotto pressione, sono egoisti. È facile in questo modo, la storia del Tottenham è questa, da 20 anni non hanno mai vinto qualcosa. Ho detto che volevo vedere il fuoco nei loro occhi, nel cuore, e non l'ho visto. Volevo vedere lo spirito giusto, non solo in allenamento ma anche in campo, perché è lì che si fa la differenza. In quell'occasione Conte attaccò anche la stampa: cercate di trovare una scusa per i giocatori, loro hanno perso lo spirito, hanno perso l'essere squadra, il resto sono scuse, bisogna essere professionali, il club ci paga un sacco di soldi, i giocatori ricevono denaro e non mostrano spirito o senso di responsabilità. Per me questo è inaccettabile. È la prima volta nella mia carriera che vedo una situazione del genere. Non sono riuscito a cambiare nulla rispetto alla scorsa stagione la situazione è peggiorata. Siamo 11 giocatori che scendono in campo, giocatori egoisti che non vogliono aiutarsi e non mostrano cuore. Abbiamo perso in FA Cup contro lo Sheffield United che giocava con i giovani, come si può vedere. Conte sostanzialmente addossa, in effetti come ha detto Pieroni, sempre le colpe agli altri, lui fondamentalmente si tira fuori. Questi sono i fatti, non mi resta che augurare buon lavoro ad Antonio Conte, che è quasi impossibile possa fare peggio di quest'anno. Chiaramente l'obiettivo minimo è il ritorno in Champions League, le premesse per ottenere questo risultato ci sono. Voi lasciate un commento e fatemi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta.